Ragazzi, buongiorno. Iniziamo questa seconda sezione di Kungsleden dopo una notte molto ventosa in cui ho dormito poco, sicuramente in parte per il vento, ma anche probabilmente perché ieri, non avendo camminato, non ho fatto fatica, quindi forse il mio corpo non aveva così bisogno di recuperare. Comunque speriamo che non vada a inficiare la giornata di oggi. Il mignolino, che aveva un po' di vescica con la giornata di pausa di ieri, sembra essersi ripreso, quindi dovremmo essere in bolla. Oggi facciamo un'altra bella tappona visto che c'è bello e niente, dai, iniziamo questa seconda sezione. Raga, piccola pausa in questa cabin che ci riposiamo un po' dal vento perché oggi tira e dovremmo essere a metà strada per arrivare dal lago, però la giornata è veramente fantastica e i posti, vabbè, l'avete visto. Sì, finalmente sta cambiando il panorama. L'altopiano che vedete qua dietro è molto carino, ma è molto monotono, quindi mi stavo un po' alienando con la testa. E per fortuna adesso si è aperta la valle dalla parte opposta. Adesso non vedrete un granché, anzi non vedrete quasi niente, però c'è un bel po' di acqua, ci sono degli alberi. Adesso fra poco si scende alla barca. Francesco si è fermato un attimo, mi raggiunge dopo, e però si cambia un po' perché sì, veramente ero totalmente perso nei miei pensieri perché non riuscivo più a guardarmi intorno. Sì, era stato effettivamente forse il primo tratto in cui mi ero annoiato, anche se annoiato, dai, non è il termine giusto, ma la prospettiva della nostra giornata era arrivare ai piedi del monte Skirfe, che è una piccola deviazione fuori dalla Kungsleden, dalla quale però si può vedere un panorama incredibile, quindi la motivazione rimaneva altissima per l'obiettivo di giornata. Ci sono stati degli attimi un po' concitati, nel senso che siamo arrivati qua dalla casa dove c'è poi l'attracco della barca e eravamo d'accordo di prenderla prima anziché alle 5 perché avevamo aspettato troppo tempo, quindi siamo andati al rifugio più là per fare il bagno e per mangiare, ma ci è scappato l'orario, quindi siamo tornati qua di corsa e penso che a breve comunque saliamo in barca e andiamo dall'altra parte del lago. E abbiamo speso 480 corone, quindi tipo 40 euro per attraversare il lago. Non male. Come stai vedendo questa giacchetta? Come siamo sexy? Dopo diversi chilometri di ravanata stiamo arrivando a uno spot tenda, perché praticamente la deviazione dello Skirfe pensavamo fosse un sentiero visibile, in realtà non c'è praticamente nulla. Scusate, ma c'è una renna proprio qua attaccata a noi. Magia di sto posto. Che poi è da stamattina che ne vediamo, ma è sempre magico. Comunque dicevo, ci stiamo avvicinando allo Skirfe. So che abbiamo fatto tutto tramite telefono perché appunto questa traccia non si vede. Adesso ci stiamo avvicinando, ci sono due laghetti, così possiamo rifornirci d'acqua e di spazio ce n'è a sufficienza, direi, come potete vedere. E così domattina saliamo allo Skirfe e da là sopra si vede un delta allucinante. Infatti spero che ci sia poco vento perché vorrei fare delle belle dronate. E niente, concludiamo la giornata qua, anche perché alla fine anche oggi saranno una trentina di chilometri, quindi direi che sono molto più che sufficienti.
Bene, io ragazzi con questo panorama incredibile, che poi ripeto vi farò vedere meglio domattina, vi saluto, anzi vi faccio vedere anche i colori che ci sono dietro dalle nostre tende. E oggi è stata una giornata incredibile, domani penso che sarà altrettanto perché il meteo dovrebbe essere ancora buono, quindi per ora la Lapponia ci sta abbastanza graziando, quindi speriamo che vada avanti così ancora un po'. Raga, ci vediamo domani. Questi colori pazzeschi sono delle 4:15 della mattina e io ancora non mi ero abituato a quei turni di alba e tramonto. Così come durante la notte non mi ero abituato a uno dei silenzi più profondi che avessi mai sentito in natura, davvero una cosa mai vissuta prima, ma era arrivato il momento di salire finalmente allo Schirfe, l'unica ragione per cui avevamo fatto questa deviazione. Mi raccomando ragazzi, quando fate queste esperienze lasciate la tenda, poi andate via da un posto, prendete su tutto, non lasciamo tracce di nessun genere. Quindi siamo sullo Schirfe, urcazza leva. Mamma mia! E quindi niente raga, questo è il famoso Monte Schirfe. Io sono senza parole, è di una bellezza disarmante, anche se non c'è la luce migliore in assoluto, nel senso che non è su a picco, non è tramonto alba, ma pazzesco. Io spero che sia piaciuto anche a voi. Adesso noi stiamo qua un pochino a godercelo e poi riscendiamo sul Kungsleden, perché questa comunque è una deviazione e dopo dobbiamo andare laggiù nello specchio d'acqua che avete visto e remare, quindi ci sarà da fare della fatica oggi. Dopo la lunga discesa dallo Schirfe siamo arrivati ad Axe e ci siamo fatti aprire lo shop chiedendo cortesemente di farci comprare del cibo perché ci serviva qualcosina da mangiare, ma in teoria sarebbe chiuso a quest'ora. Quindi abbiamo preso quello che ci serviva, io mi sto ammazzando e adesso abbiamo l'ultimo chilometro prima della barca Remi, andiamo a farci una rematina, se le barche sono disponibili, se no pranziamo, aspettiamo che qualcuno la porti di qua e poi passiamo oltre. E questo qua ragazzi è lo Schirfe, quello da cui siamo appena scesi, che quando eravamo su non sembrava così a ruppe, bello cattivo come rema. Questo è come non si rema. Esatto. Imparate usando una barca dove rema uno. Comunque un po' alla volta ci stiamo arrivando. Ok, in un modo o nell'altro ci siamo arrivati, ci abbiamo messo quasi un'ora, 3 km di remata, sono pesanti, o no? Direi. Adesso pranziamo e poi dopo riprendiamo a camminare cercando di avvicinarci il più possibile a dove? Non lo so,
cerchiamo di fare i chilometri che possiamo con le energie che ci sono rimaste. In quelle ore stavo anche iniziando a ragionare sul fatto che probabilmente Emavan, cioè la fine del Kungsleden, non sarebbe stata la mia meta finale. Questo perché finché c'erano cose stimolanti da vedere, finché c'erano bei paesaggi da attraversare, stavo godendo veramente tanto, e questo ovviamente andava bene. Ma non appena iniziavano ad arrivare quei momenti di disagio che potevano essere il maltempo, che poteva essere il freddo, la fatica, mi stavo rendendo conto che non avevo tutta questa voglia di affrontarli, e ovviamente per vivere esperienze di questo tipo bisogna essere ben predisposti ad accettarli, perché se no capite bene che sono difficili da affrontare. E quindi appunto stavo iniziando a capire quanto la mia esperienza poteva essere bella, fino a dove poteva essere bella, perché non volevo assolutamente rovinarmela e non volevo neanche rovinarla a Francesco, che stava camminando con me. Quindi stavo iniziando un po' a pensare a quale sarebbe stato il proseguo di questo trail, senza ovviamente recare danni a quello che stavo vivendo. Bene, allora, anche per stasera abbiamo trovato un posticino tenda che è niente male, perché c'è un panorama fantastico. Qua di fianco c'è un branco di renne che sta pascolando, ormai sta diventando un'abitudine. L'unica è che purtroppo siamo già all'ombra, perché c'è l'unico colle qua a fianco e quindi il sole è già sceso là dietro e c'è già un bel freschetto, ma se fra un po' mangiamo. Oggi devo dire che è stata veramente stancante, perché con la remata è stata tosta, però comunque era la più lunga da fare a remi. Le prossime 2 saranno motore, poi ce ne sarà un'altra a remi ma più breve, quindi siamo a posto. Domani dovremo arrivare a Kvikkjokk primo pomeriggio, quindi poi abbiamo tutto il tempo per ricaricare apparecchiature elettroniche e acquistare viveri per affrontare la prossima sezione, quindi siamo più che a posto. Ragazzi, io penso che vi saluto adesso perché sono parecchio stanco, non so quanto girerò stasera, quindi saluto e ci vediamo domani per la fine della seconda sezione di questo Kungsleden, che è uno spettacolo. Buongiorno. Stamattina ore 7:10 e siamo già pronti per partire, praticamente dei fulmini di guerra. Ho come la sensazione che si entrerà in un bosco e ci si starà per un bel po'. E poi ci sono questi passaggi in cui ci si può potenzialmente bagnare tantissimo i piedi, tipo adesso che non so dove andare, qua regge, ok? Ecco, sì, diciamo che anche ieri, quando mi sono bagnato completamente i piedi in discesa dallo Skirfe, era per passaggi come questo. E vi assicuro che qua sul Kungsleden ce ne sono tutti i giorni, anche se non ha piovuto. Ok, e da qui allora si esce dal Parco Nazionale del Sarek, che devo dire che è un parco
incredibilmente bello, ragazzi. Già da quando abbiamo visto le prime cime qualche giorno fa mentre scendevamo a Vacotavare mi ha veramente colpito un sacco. Quindi va bene, ce ne andiamo, ce lo lasciamo alle spalle. Ancora 7 km, raga, non ne posso più di bosco. Raga, ci sono delle auto! Giorni che non ne vedevo! Comunque il cartello dice 0,2 alla tourist station di Kvikkjokk. Sì, non ne potevo veramente più. Stavamo parlando anche adesso di Lefra, è stata la giornata più di tutte. Dopo 10 km eravamo già a posto a bosco e a tutto quello che c'era. Belli gli angoli con i laghi, ma per il resto devastante oggi, devastante. Ma adesso ci aspettano 2, 3, 4 ore di riposo, carichiamo tutto e ci riposiamo anche noi. Ed eravamo così giunti alla fine della seconda sezione con quei 24 km terribili di foresta che ci avevano ammazzato entrambi, e comunque ho deciso di non fermarmi qua e proseguire. Volevo darmi un'altra sezione prima di decidere sul da farsi. Potete capire dopo giorni e giorni una cosa così, mamma mia. Anche perché quella pasta mi aveva ricaricato, quella pausa mi aveva ricaricato e avevo comunque ancora voglia di stare in mezzo alla natura e di passare ancora del tempo con Francesco, quindi l'obiettivo successivo sarebbe stato Jangvik. Ho fatto anche un bucato un po' fast, tanto che aspettiamo di andare a prendere la barca. Fra collassa, un po' di schifo generale, ma fra un po' andiamo.